E siamo tornati, signore e signori, in un nuovo episodio di Deadly Premonition, dove continuiamo la nostra avventura in quello di La Carré con il nostro caro Detective York. E se mi trovate qui è perché banalmente OBS ha fatto casini con la registrazione e ho perso il video, che era tipo un'ora di registrazione, di cui vi farò un piccolissimo riassunto. Praticamente abbiamo... Cosa si è scoperto? Che praticamente siamo andati appunto dove ci ha detto l'oracolo, quella roba che lui ha visto. Mannaggia, i tasti invertiti. Quell'oracolo abbiamo visto nello specchio all'hotel dove alloggia York. E praticamente siamo andati lì, siamo andati prima dove diceva no, la questione delle 10 donne da abbattere, che è sostanzialmente il dinner qui, Alexus Dinner Lane, dove c'è una pista di birilli da abbattere. C'è una simpatica vecchietta che è un po' particolare, che è fissata, dove solo lei può lanciare, può giocare a bowling lì praticamente, e ci serviva un oggetto per, diciamo, per non farla andare, almeno penso, a giocare a bowling al dinner, perché è una tipa molto superstiziosa. Siamo andati in un negozio di souvenir voodoo qui sempre alla Carré, abbiamo preso un oggetto e infine poi siamo andati alla come si chiama? Al food delivery service, cioè diciamo, al magazzino di proprietà dei Clarkson, dove era conservato il corpo della figlia, perché in questo paese non c'hanno manco un obitorio. E siamo andati lì, il corpo non c'era più perché è stato rubato da un tizio apparentemente alto 3 metri con una grossa forza, e che sembra anche molto incazzato. E quindi ora l'unica cosa che ci resta da fare, questo vi riassunto molto in breve la situazione, è andare, come no, mannaggia i tasti, fare lo strike. Però per fare questo dobbiamo lasciare la figurina di un alligatore davanti alla casa della signora Carpenter, mentre lei è dentro tra le 22:30 e le 6 del mattino. Il fatto è che questa è la casa di Melvin. Il fatto è che bisogna trovare la casa di sta tizia, sulla Frida, Alexus House. Eccola qui, questa è la casa della signora Carpenter, quindi qui circa. Mannaggia, che hanno messo i tasti della Switch sul controller di Xbox, che io mi confondo. Mannaggia la tutto. Ora io direi, queste cose non so che cazzo siano, andiamo a fare delle capatine. Nel frattempo tanto comunque dobbiamo aspettare. No, dobbiamo aspettare che si fa notte. Ovviamente come al solito vi ricordo di lasciare un like, condividere il video, iscrivervi e tante cose carine. Ovviamente il frame rate è come sulla Switch, non hanno cambiato un cazzo. Vabbè. Sono un po' in zona qua, vediamo che cazzo c'è. La valigetta dove possiamo cambiare cose. Io ci sono dei bidoni contenenti legni da ardere, accendendo un fuoco. Ah, tra l'altro mi viene in mente che nel negozio di souvenir si acquistano tipo degli amuleti che ti possono aumentare vari parametri come resistenza, mira e quant'altro. La sicurezza è limitata da una circonferenza attorno al fuoco, sarà sicuro dagli attacchi di animali o ombre rosse. Anche qui tornano le ombre rosse. Ma addirittura, ma quanta roba hanno messo oltre alla salute e alla fame? Brividi e raffreddore. Patty, what's that? That tree? Or the water tower? That thing I'm pointing at. That. Like I said, what? That thing. Right there, Patty. Cosa? Just tell me what it is. How am I supposed to know which that you're referring to? Oh, you're goofing on me, ain't you? Povera Patti, cioè. Ah, e tra l'altro Patti, ovviamente, come qualcuno poteva già intuire, è, diciamo, non è proprio la figlia dello sceriffo, ma cioè è stata, lui si è messo con una donna che ha avuto già, con l'attuale moglie che aveva già Patti. Allora, però qua il tempo
muove abbastanza lentamente, quindi direi di fare così. Torniamo a casa Pineapple. Sì. Come è possibile mettere più di un segnalino, vero? Torniamo a casa Pineapple. Schippo il viaggio. Hey, Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it. In the end, it would have been shut up in that vast, desolate evidence vault along with all the other cases, marked by nothing but a first-degree murder tag, buried in a soggy grave at the bottom of a sea. Ok, vabbè, stavo facendo un sunto di quello che abbiamo scoperto fino ad ora. Quindi lui è venuto a sapere dell'omicidio per caso mentre stava a New Orleans e quindi ora si può riparlare col no. Zach, here's another perfect symbol of the human condition. I trofei, ok. And it's a buffalo hunting trophy. Now that's a surprise. I've seen several trophies made out of human skin, but never a buffalo's. Looking at him brings out this strange feeling from within me. Yes, the very same feeling I got when watching a certain film from 1984, directed by Peter Hyams, 2010. The last scene in that film filled me with such a sublime, majestic feeling. It was filled with everything that was missing from the finale of 2001: A Space Odyssey. Just talking about it makes me want to watch it. Let's watch it once we get home. Vabbè. Questa è una cosa, una caratteristica di Premonition, cioè York, che è un grandissimo fan del cinema, che fa un sacco di aneddoti con i film che lui ha guardato. La stanza era di sopra? No. Qual era la stanza? Era 203, no? 107 6. Quella sarà la 5. Questa è la 4 e quella qua. Ok. Allora, famose. Il telefono per salvare, ok. Famose una dormita. King size, made in France. It looks Zach, even though the Bureau is paying for this, it's still tiring to have to live out of hotel rooms day after day. Nothing beats getting a good night's sleep in your own room. Risveglio. Finalmente non è come almeno questo l'hanno modificato. Non è come nell'1 che dovevi fare per 3, 6, 12, 24 ore. Cioè non potevi impostare l'ora tu quando dormivi. Giustamente lei. No, fermo. Perché ancora è piccolina, cioè ce la possiamo portare appresso a indagare pure di notte. Già si è messa presto così a caso. Non l'ha segnata lui la casa di Miss Carpenter, o no? Fai vedere. Grazie gioco. Continuo a pensare che il fatto di non poter usare la macchina sia una grandissima stronzata. L'hanno giustificato con So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Boondock. Is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. Ma con che luce sta? Vedete? By the way, Zach, Hoongan feels very familiar to me. You might even say he reminds me of someone. Yes, I think I see the connection now. A cheerful, wise, yet... Perché me li segna rossi? Ma che cazzo? Ma
Perché posso sparare agli York, ma che cazzo fa? Oh, oh, oh. Ma che cazzo? Ma perché questa cosa? Beh, abbiamo 180 munizioni, però. Ma poi gli scoiattolini. Liscio. No, proprio adesso devi caricare. No. Ma perché? Cioè, stiamo sterminando la fauna di scoiattoli di La Garret. Ma posso investirli? Aspetta, no. Ma poi ti attaccano. Ma che cazzo di scoiattoli sono? Scoiattoli mannari. Vabbè. Entriamo per di qua. Domani mattina abbiamo fatto qua. Did you notice it yet? The Cosa? streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place, for better or worse. It's a good example of how allowing certain people to rise to power can have positive effects as well. Also, don't you find that Southern people are remarkably friendly, even to total strangers? Both here and in New Orleans, I've been amazed at how cordial everyone is. Is it just the way things are down here? You certainly don't see that sort of thing in New York or D.C. They never stop to chit-chat, especially when ordering food. They only say what's necessary, without any decoration. Vabbè, sono The le customer classiche only persone makes eye ospitali di contact with campagna. the waiter about once every 3 times they interact. But that's just how it is. Isn't that right, Zach? The human relationships here are as fluid as an inorganic mechanism running on the smoothest, purest oil there is. And it feels strangely comfortable. After spending time in New Orleans and coming here, I think I'm starting to like the southern disposition. Beh, ci sono i classici mood accoglienti, no? Delle case del sud. Questo cane è un po' rigido. No, non si può. Posso sparare al cane? No. Però non lo posso pettare. No. 0 su 10. Ok. Corda di bassa velocità. Ah, tra l'altro tocca anche farmare in questo gioco, perché per fare oggetti e cazzi vari servono materiali. Ok, lui chi è? È il fabbro? Potenziatore di armi? Boh, proviamo. Sarà sveglio? Looks like a case of bad timings. Let's come back later. Sulla mappa non mi dice quando può essere aperto. Non mi dice manco chi è. Questi mi dice che forse boh. Vabbè. Perché possiamo controllare la posta? Ah, ok. Ah, proprio bisogna esplorare tutti i cazzi di X per trovare qualcosa. Vabbè. Ok, adesso piazziamo il souvenir che ci aveva dato il tizio del negozio voodoo. Yes. Non ho capito su che base dovrebbe, diciamo, dare su. Oh, my dear lost lamb. What are you doing there? Chi è? Oh, this? This is all part of the Lise Clarkson murder investigation. Ma, insomma, Something important, il signor prete Oh, della yes. contea. Very important. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. That's what everyone calls me. But what should I call you? I'm Tyrone Sanders, pastor of the Lucare Evangelical Church. Pronti. Tyrone Sanders. And what business does a pastor like yourself have in a place like this? Più che altro a quest'ora a giro. Che? Ah, il tizio che siamo andati prima.
Well, I live over across the way. Ah, there. è lui. Do you have an intimate relationship with Mrs. Carpenter? What? Why in the world would you suggest such a pitiful thing? Lordy, lordy. How could I ever become intimate with one who is so devoid of faith? After she lost her husband, she stopped coming to church. All she does all day is bowl. She Ah. even pruned the shrubbery in that Ah, pitiful cazzo, ci ho fatto caso adesso. Yes, truly pitiful. Vabbè, ma sono carine. And did you see that hideous ox of a dog she owns? Pure la coda. Pitiful with a capital P. Mamma mia. I tried speaking with her, but she shows no intention of changing her ways. Cazzato come un mostro. Yes, I fear she never lends an ear when the good Lord reaches out to her. Indeed, I pity her from the bottom of my heart. Come tutti i soggetti sanissimi, anche in questo... So you've been spying on cittadina. her out of pity? Spying? I'm merely awaiting the chance to lend her a helping hand. Vabbè, la sta spiando. Best be careful, too. This town harbors much more danger than you're aware of. If you ever find yourself in need of salvation, feel free to stop by our church whenever you like. Our church also functions as a clinic. Someday, you may need Fa our anche help. da clinica. Ah sì, ce l'ha detto il detective. Zach, did you hear that? Pitiful. Try saying that to someone in the city. They'd instantly slap you with slander or defamation charges. You'd be up to your neck in court papers. Effettivamente. I doubt I'll tire of this town anytime soon. We should consider stopping by that church whenever we get a chance. Va bene. Ok, quindi questo l'abbiamo fatto. Ora... abbiamo sbloccato la chiesa evangelica. Il tempo trascorre costantemente, l'orario influisce sugli avvenimenti e sull'apertura. Vabbè, questo sì. Ok, fumando sigarette. Ah, ok. Ok. No, io vorrei tornare all'albergo. Chiesa evangelica. Questa qua. Qui alcuni non capivo perché mi dice che cazzo sono, altri no, vabbè. Allora, torniamo a casa Pineapple. We always strive to provide our guests David with the che fa finest tutto of in questo service. posto. Our humble, bucolic town does have its inconveniences. Shopping, in particular, can be a bit of a slog. Therefore, we decided to provide a modest Ah, selection ok, of quindi daily fa anche da necessities store. right. Great. Exactly. Cosa vendete? Mi serve del cibo. Questo concentrazione. Sigarette ce l'abbiamo. Mi serve da mangiare. La bronzatura. Ok. Ma perché tutte queste stronzate? Ok, sono molto confuso da tutte queste cose. Una di queste la compro. Per curiosità. Due di queste le compro. Facciamo 3. Please don't hesitate to. Would you mind if I asked you just one question, concierge? By all means, please. Do you run this entire hotel all on your own? I mean, just No. the three of you? Yes, that is correct, sir. So you, or the three of you, Va bene. own the entire place. Oh, heavens no, sir.
The chef, the bellboy, and myself are all mere employees of this fine hotel. Ovviamente immagino già chi sia il proprietario. So the Clarksons own this place, too? Not quite, sir. Ah no? This hotel opened its doors long before the Clarksons came to Providence. Impressive. No wonder this building has such a dignified air to it. Indeed. This is probably the only building in all of Lucare that has managed to retain its original appearance. Ok. So, who's the owner? I simply must know the name of the person who had the fortune and sense to come into possession of such a fine Sì, building. ma non dondolate insieme, ma che cazzo state a fare? Oh! The owner of this hotel is none other than David Jawara, sir. Ah, Zach, that's the fourth David. minchia, quante personalità It c'ha all questo? makes sense now. It'd be stranger if only the owner was a completely different person. Beh, sì. I sincerely hope I get a chance to meet him during my stay here. If I may, Mr. Morgan, sir, I don't think that's such a good idea. Why Perché? not? Unfortunately, our owner has a bit of a personality Ah, problem. piccolino, eh. The three of us here describe him as having a fractured mind. Mhm. Va bene. Se parlo con lui? Mr. Morgan, sir, Se fisse. Vabbè, sono questi in depressione, quindi ora andiamo a dormire. Poi si apriva alle 9 se non mi sbaglio, facciamo alle 10. What do you want? Questa è la moglie, dovrebbe essere la madre. Scusate, sto mangiando perché ho fame. Della ragazzina morta. Che è fissata con cercare una bambolina. Che inizia a pensare di sia la figlia. Ok. Ah. Cosa? Ok. Abbiamo lo stesso cervello. Mi spaventa sta cosa che io e York abbiamo lo stesso cervello. Sì, probabilmente si riferiva alla figlia. Si riferisce alla figlia. Come no, questa secondaria? Questa secondaria? Che senso? Perché? Beh, ma non nei tasti sbagliati. Mamma, torna a Parma perché Galena cerca di porta nel luogo in cui appartiene. Oh. Io come faccio trovare sta bambola? Non c'ho manco mezzo indizio. Vabbè. Ok. Vabbè. Andiamo al dinner. Ma Patricia? Non c'è con noi? Ok. Ma ci sono questi palloncini qua, no? Ma si possono sparare? No. No, vedo tasto. Vai. Altro caricamento. Madonna. Che palle!
cazzo. Sorry for the Ah, wait, eccolo. Patty. Whatever. Is Mrs. Carpenter here? No, she hasn't come in today. Ah, quindi ha funzionato. Everything's going according to plan. It's time to knock down the 10 maidens, Zach. Vai. Speriamo non sia un minigioco troppo complesso, perché se no mi sparo sulle tibie. Oh my lord, y'all are back? Cioè, Listen up. Y'all ain't gonna believe this. What's wrong? la signora Carpenter non c'è. Mrs. Carpenter hasn't come in. For the first time in 10 years, Minchia. what could it be? I just hoping nothing bad happened to her. No, è solo spaventata da un pupazzetto. She's fine. You have my guarantee. Oh my lord. My lord. I reckon if an FBI agent like you is convinced, then I Vai. What did I tell you, Patty? Value is a relative thing. We needed to find that figurine, no matter the cost. Ah, però ci è costata pure un... quanto? 50, non mi ricordo, $50? Non mi ricordo. Vai, tocca fare strike. Paura. You really wanted to bowl that bad? They don't have bowling alleys in the city no more? Wrong, Patty. I have absolutely no interest in bowling. Tossing a heavy ball at lined up pins? Where's the fun in that? Attenzione, altro dissing. You can't even call this a sport. It's a game for cavemen. Nonsense. Utter nonsense. Then can I throw the ball instead? Absolutely not, Patty. This is part of the investigation. Eh sì. I need to do this myself, no matter how You're the one who's stupid. Comunque incazzate come un mostro. Sure looks like you're having fun to me. Ah, proprio così. Come funziona? Ok. Io non sono esperto di bowling, quindi... Se questo per dare l'effetto. Oh madonna. Porco dinci. Sì, ma è difficilissimo. Vabbè, palla 7. Ok. No, ma Dio madonna. No, cazzo. Però era buono. Forse è buona. Forse è buona. Affanculo però. 87 tentativi. Oh, looks like I finally earned myself a No, ride. basta, non giocherò mai più al That was bowling su just a questo stroke gioco. of luck, Mrs. Carpenter. Oh no, Oh, you scusate. can't fool me. I can tell the FBI's giving you very special training. Non penso che faccia un allenamento di bowling. If I gave you a few lessons on top of that, I'm sure you'd be able to go semi-pro. Semi-pro? Ah, semi? That's right. That's what I said. Not pro, but semi-pro. Yes, Specialmente semi-pro. che l'unica pro è lei qua. You'd never be able to go pro. You don't have what it takes. You could become a semi-pro if you tried really hard, though. Well, I guarantee it. Vabbè. Come back and see me when you feel like Non giving verrò it mai più try. a giocare a bowling su I'm questo sure my gioco. husband would forgive me if I let someone like you borrow my lane. Well, we gotta give youngsters a chance to grow. I could actually go I'd take her words with a grain of salt if I were you. Ecco. Patricia, I can understand why you'd be envious of my Ma talents, vaffanculo, dai, come una ragazzina. but you don't need to worry. You have your own unique talents, just like any other person. You shouldn't have to feel inferior every time you look at me. You're unbelievable. You sure you don't need to get your head checked out? It's so strange, Zach.
I feel like I'm discovering a new side to myself. È un lato competitivo? By the way, Toxic Mr. player. Special Agent, Sì, dimmi. you said you're investigating the Oh, Lisa attenzione. Clarkson incident. In that case, there's something you should know. Pronti? That poor girl Lisa, she was a Ah, druggie. ok. Quindi anche qui c'è la... And she was into the really bad stuff. Red powder. Mhm. Oh, no wonder the FBI picked you. You already figured out that much. Well, the reason Lise turned into such a little hoodlum is because of her mother, Galena. Mhm. Galena. Spiega. A mother only in name. Oh, as far as I'm concerned, she's still nothing more than a child herself. Oh, dressing up in fancy clothes, always out on the town Vabbè, somewhere. questa è un'altra cosa che c'entra. Children giving birth to children. If these aren't the end times. Oh, and they were always cooped up in that jazz bar. Galena wouldn't know proper parenting if it hit her in the tush. Zach, the jazz bar. Sì. We first heard about it from Patricia. It must be deeply connected with this case. Vai. And the red powder. It must be San Rouge. Following the Oracle and felling the 10 maidens sure paid off, didn't it? Quindi mo si va al So, jet bar. Mr. Special Agent. Yes, Mrs. Carpenter. Thanks to you, I've gotten a new lead. Vai. Oh. Then how about you mosey on and let me get back to my bowling? Scusi, cazzate I come un need to mostro. bowl my first game of the day, or else I'm gonna get rusty. Well, what are you waiting for? Get a move on! Shoo! Shoo! Sì, con calma, donna, incazzate come un mostro. Non giocherò mai più a bowling, ve l'ho detto. Non mi vedrete mai più giocare a bowling in questo gioco. Basta. Ah, Ugan. Mo dove lo vedi? In un bicchiere di caffè? When the sun awakens, catch the tip of the baby bear's tail at the false altar. At the entrance to the other world will reveal itself to you. Non ho idea di che cazzo intenda. Zach, it's another oracle. Sì. It appears that we're being guided by a mysterious power. This oracle is a simple one. The false altar. You already know it. The place where Lise Clarkson's body was first. She was quello found sì. under a bridge at some sort of altar, as if she was being worshipped. That's what Chef David said, right? Sì. When the sun awakens refers to dawn, of course. Okay. And the tip of the baby bear's tail is the North Star. Ok. At dawn, look straight to the north from where Lisa's body was found. A nord dal punto in cui... Quando sorge il sole guarda in direzione indicata dalla punta della coda. Ok. Quindi a nord dal punto in cui è stato trovato il corpo di Lisa. On the surface, this oracle may seem tricky and convoluted, but it's still mere child's... Io non ci sarei mai arrivato. Voi? Quindi tocca andare al ponte? Zach, let's follow the oracle and head to where Lisa's body was found. Vai. I don't know what other world refers to, but I'm sure we'll find out once we get... Forse secondo me si parte col primo dungeon. Può darsi. Oracle? That's right, Patty. This case is a rather complicated one. So Zach and I are following oracles given to us by a skeletal gentleman in order to Okay. crack it. Ormai Patricia non si fa manco più. Che dalle 6 alle 8. Ma che ore sono? Mica fa. Che ore erano? Le 10 e qualcosa? Dimmi. This is Lucari Tiger. Do you read me? Oh, Lucari Tiger. To DC Eagle. Do you... Sì, sì. It's Daddy. Hurry up and answer. Un attimo. This is DC Eagle. I read you loud and clear. Oh, Oh, good. Mr. York. I'm sure glad you picked up.
There's no point in using code names if he's just going to say my real name. Effettivamente. Mr. York, can you hear me? Hey, Mr. York. Oh. Right. Over. DC Eagle to Lucare Tiger. Is something wrong? Over. Mr. York, I got something I need to tell you ASAP. Just sit tight and listen, okay? Ok. Roger, Wilco. I just happened to overhear some of the Clarksons talking on another channel. Ok. Apparently, Lisa's mother's been missing since early this morning. No, stava davanti all'hotel. I reckon it might be related to the case, so I wanted to let you in on it right away. Stava davanti all'hotel. Oh, over. Vabbè. Lisa's mother. You're referring to Galena, the social butterfly? Bello social butterfly. Another special agent slam dunk. So, you already did a little research on her, huh? That's right. The one who's gone missing is the younger of the Clarkson sisters, and our town's queen of the night. Ok. No one can slip one past me, because I'm the ultimate FBI agent. Francis York Morgan! Va bene, Melvin. My proverbial hat goes off to your investigative skills, sir. Anywho, Galena used to be an actress, and she's also real pretty in the face. Draws attention wherever she goes. If you happen to spot her while you're investigating, would you let me know? Sì, ma l'abbiamo già beccata. Oh, yeah. Over. Wait. Hey, Mr. York, what do you say we cut this out, huh? Over this, over that. It all seems kind of overblown. Besides, I reckon we're the only ones listening to this. No need to be so stiff, right? Yes, Melvin, I agree. There's no need for us to cling to formalities. Giusto. Glad to hear it. I ain't never been too good with formalities. You feel? Well, Mr. York, if I hear any more news, I'll be sure to let you know. Ok. Good luck out there. Daddy's such a goofball. Patty, do you think Galena is really as beautiful as people say? Ma l'abbiamo vista. I don't know, I guess. Men just seem to like women like her for some reason. Who's more beautiful, Galena or your mother? What? Candy Woods, your mother. Melvin said she was the prettiest girl in town. How should I know? That's a stupid question. Why is it stupid? My mom is sick. Zach, that was a bad move. We stepped right into a private matter without any shoes on. But these things are bound to happen. After all, I'm a special agent of the FBI. And there isn't an organization out there that's more well-versed in the art of infringing on people's privacy. Giusto. Vabbè. E quindi mo si va all'altare. Alle 6 e alle 8 qui. Proviamo ad andare un attimo qua a vedere che cazzo c'è. Looks like a case of bad... Let's come back. Vabbè, qua so gli orari, quindi va a capire.
Ah, carina lei che mi indica le robe. Ok. Ok. Quindi il fumo quanto tempo fa passare? Deve avere delle sigarette. Sì. Ah, un'ora. Vaffanculo, un'ora fa. Vabbè, buttato un pacchetto di sigarette, va bene. Torniamo all'hotel. Dove cazzo mi sono incastrato? Oh. Stavo tornando al coso per dormire e... Oh oh. Addirittura, che cazzo è Fast and Furious? Hey, you! You're FBI, right? And who might you be? I'm Raven, but around here they call me the Speed Witch. You're here investigating the lease case, yeah? Sì. And instead of a car, you're using a skateboard? For real? You've already become the talk of the town, you know? Tu pensa che Anyway, culo. I was just wondering if you needed any help. What's your name? I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Okay, Yorkie it is. Yorkie. I'm actually testing out a new kind of business right now. And I was hoping you'd be down to try it out, Yorkie. What kind of business are we talking about here? I drive my customers to wherever they want to go, and once we get there, they pay Ah, me. sì, il viaggio rapido, Now that I grazie. think about it, I reckon it ain't much different from a taxi. Seems a bit strange to call it a new type of business then. Only 'cause you haven't heard the details yet. Here, let me explain. I got a feeling that in the future, cell phones are gonna get more advanced. And
people are gonna be able to just order taxis from their phones whenever they need to get somewhere. Ok. So I'm thinking, hey, why don't I just start a company that instantly sends out drivers to take folks from point A to point B? How? I want to make it so that anyone out there can just register on my site as a driver. I'm talking normal people, not pros. Then once we get a request, we'll just send out the driver who's closest to the customer. It'll be a hell of a lot more convenient than public transportation and faster than any normal taxi company. I'm positive it'll be a big hit. And I'm gonna call it Wyvern. The logo will be a Y and a V. Cool, yeah? Sì, sì. Is that legal? Beats me. But if I hire them all as independent contractors, I reckon it'll work out. See, that means each driver and customer will be bound by their own private agreements. My company will just provide them with a platform to hook up. Squeaky clean, right? Sì, più o meno. Ma che costa Now, musica? here comes the fun part. I want to help you get around while you're in our town, Yorkie. For a fee, of course. Keep an eye out for my balloons. Ah, ecco che cazzo su quei Whenever you palloncini. see one in town, give me a whistle and I'll be there. Why not invite me to use your site then? Why are you out here driving around? I'm still experimenting with this business model. My site isn't open yet, and I'm still trying to figure out what sort of fees will work best. Ok. So I decided to go find myself a customer to get a feel for how things will really go. Well, wanna ride? Non adesso, York. Zach, that was quite the spiel, wasn't it? This seems like little more than a scheme to make some pocket change from carpooling. And what's new about that? Although it will be a bit hard for us to keep investigating here for days with nothing but escape. Beh, sì. What do you think? Should we accept her offer? Non adesso. Vabbè, famoso un giro adesso, che devi fare? That's what I'm talking. Come on, get in, get in. Ah, ok. Ti porta solo nei posti già prestabiliti. Va bene. Cioè, dove c'è il palloncino. In giro ci sono palloncini di Wyvern. Puoi chiamare Raven con un palloncino e farti ok. Ok. If you don't want to ride with me, I ain't gonna. But if you ever change your mind, just give me a call. Sure thing. Wyvern, the new cutting edge. Bye now. Ma proprio ovunque, no? Visto che mi solo in alcuni punti ci sei. Vabbè, questo è comodo per spostarsi effettivamente col cazzo di skate. Due palle. Ok, ora andiamo. Quando stiamo di registrazione? Ma come un'ora? Quando è passata un'ora, madonna? Vabbè, allora direi che per l'episodio di oggi possa essere tutto. Abbiamo fatto un bel po' di investigazioni, di giri, di cose varie, anche se sarà molto meno di un'ora perché devo fare i tagli di caricamenti e cazzi vari. Se il video è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Premonition and bye!